Buongiorno e buona domenica. Stamattina mi trovo a Senigallia e purtroppo il tempo è veramente brutto. Piove e fa anche freddo. È un peccato perché oggi c'è il mercatino dell'antiquariato e per fortuna lo hanno organizzato sotto i portici, quindi anche se piove non è troppo un problema. Però insomma sarebbe stato meglio se fosse stata una giornata di sole, anche perché quando siamo arrivate qui a Senigallia ieri c'era un sole che spaccava le pietre, si stava veramente bene. Poi è capitolato tutto verso la fine della giornata. Siccome abbiamo visto le previsioni e probabilmente nel corso della giornata diventerà più bello il tempo, ci sarà il sole, stamattina mi sono vestita, come si suol dire, a cipolla. Quindi ho una maglietta, un maglioncino e il giacchetto di pelle e così nel caso dovesse fare caldo mi posso spogliare di conseguenza. Sì, vi chiederete, ma perché hai gli occhiali da sole se piove? Ho gli occhiali da sole in testa perché ovviamente ci spero sempre nella venuta del sole, nell'arrivo del sole e poi perché spesso mi dà fastidio il chiarore, anche se non c'è il sole comunque c'è molta luce e quindi mi metto gli occhiali perché con le lenti a contatto i miei occhi diventano più sensibili del solito. Comunque niente, andiamo a vedere di che si tratta. Stavo per cadere. Ah, ma oggi aprono il pomeriggio i negozi. C'era scritto dalle 16 alle 20. Alcuni sono aperti. Questo negozio mi piace tanto. Poi dentro c'è un'insegna antica. Non so se si vede, forse c'è il riflesso sulla vetrina. No, un po' si vede. Mobili e tappezzerie. Ho sentito una goccia. Voglio passeggiare. Vedo dei libri. A me piacciono queste bottigliette. C'è scritto veleno sopra. C'è scritto veleno. Queste sono carine. Sì. Questa è una schiscetta che oggi si chiama porta pranzo, anche se in realtà la parola schiscetta ancora si usa oggi. Sì. Guarda, 2 ritratti. Li vuoi? No, grazie. Come no? Cavour e Garibaldi. Come? Hai scelto pure il quadro? 15 euro. Mazza. Hai scelto pure una... È bello, ma per 15 euro. Quanto viene? Il servizio è da 12, 120. Poi se proprio mi interessa poi qua c'è la zuppiera, la pasta, il vassoio rotondo, il vassoio Quindi è tutto completo. 12 euro. Ok, grazie. Molto... Ah, qua sta registrando. Non mi sono accorta che stava registrando. Io ho l'armadio pieno, ho la credenza piena di questa roba di nonna Anna. Io ho detto, posso dirle una cosa? Ce l'ho io da portarle a lei. Si è ho fatto una risata. Sì, ho detto sì, perché sono di mia madre, di mia suocera. Siccome li stavo guardando perché me li ricorda molto, insomma, sono uguali, sono molto belli. Ho detto sì, infatti sono anni 70, ma pure prima perché nonna Anna anni 70 già ce l'aveva.
Sì, ma chi li usa più? È questo Il problema è che non si usano più. è questa la cosa triste secondo me. Si è andati verso il minimalismo, Ma no? sai che Col c'è? passare del tempo, perché nessuno ha più tempo di fare Da dedicare a niente. queste cose. Ma c'è anche il fatto di dire quelli non vanno in lavastoviglie, te li devi lavare a mano, altrimenti tutto l'oro, le cose vanno via. Per cui, ma chi si mette a lavare oggi i piatti a mano? È difficile la cosa, cioè, quando c'è un pranzo di famiglia, sì, si fa, bello, è piacevole, fa una bella apparecchiata, però sono più cose dei tempi passati. Vabbè, comunque sta piovendo. Si vede dal mio giacchetto di pelle che sta piovendo, però noi continuiamo imperterrite Non ce n'è tanto. Tipo Appartamento non ce lo siamo messi. sulla porta di casa. se uno vuole essere un po' megalomane, lo può mettere nell'appartamento. Poi dopo i condoni. Questa è bella, però Sono belle, Sono anche, belle, sì. anche Sì. come fermacarte, sì. No, perché la coppia è 80 euro. O a Porta Portese solo una, ma non era così bella, solo una 80. Va bene, grazie, ci pensiamo. Ci siamo messe gli impermeabili perché tanto l'ombrello è inutile aprirlo, c'è vento. Così. Diciamo che non passiamo inosservate. Io arancione, tu elettrico. Allora, adesso mi vedete in macchina perché siamo andate a riprendere la macchina perché l'abbiamo lasciata troppo lontana dal centro e mamma ha comprato quel quadro ed era talmente grande, è talmente grande che non ci andava di farci tanta strada con quel quadro pesante e quindi adesso siamo tornate con la macchina e lo mettiamo nel bagagliaio. Vanno proprio via pure. Ma che peccato però! Guarda, ma questi sono qua da stamattina alle 6 e batte il Ma Trentino. che da stamattina alle 6? Iniziava alle 10. Ho capito, però tanto Sono le 2. bisogna vedere da dove vieni. Devi fare tutto il baracchino. Ho capito, ma se hanno pubblicizzato il mercato dalle 10 alle 6 del pomeriggio, tu non te ne puoi andare via alle 2, secondo me. Sì, c'è gente che vuole venire al mercatino al pomeriggio, non lo trova. Semplice. È brutto però, perché Sì. se tu me l'hai pubblicizzato per tutto il giorno... No, infatti. Buongiorno da Innsbruck. Allora, in questo momento mi trovo nei giardini del Palazzo Imperiale. Mi trovo a Innsbruck per un evento all'Università di Innsbruck oggi pomeriggio in occasione della settimana della lingua italiana nel mondo. Sono molto emozionata, devo dire. Questa mattina ho un po' di tempo libero, quindi sto facendo la turista in giro e adesso mi sono seduta qui su questa panchina per fare questo aggiornamento. Allora, che dire, sono arrivata ieri, è stata una giornata molto lunga ieri. Allora, sono partita da Roma alle 11:20 e con la Freccia Rossa. La Freccia Rossa ha portato un ritardo di 30 minuti, il che mi ha fatto perdere la coincidenza a Bologna. Avrei avuto 25 minuti per fare il cambio, per poi prendere il treno per Innsbruck da Bologna alle 2:10. Non è stato possibile. Sono scesa a Bologna, ho fatto una corsa per cercare di prenderlo in qualche modo, il treno per Innsbruck. Sono arrivata al binario e praticamente ho visto il treno in lontananza che se ne andava. La stazione di Bologna, la Freccia arriva sotto, al piano inferiore, dove c'è tutta la parte dedicata all'alta velocità, mentre il treno per Innsbruck era
sopra, quindi nel panico, perché già sapevo che non ce l'avrei fatta, ero impanicata al massimo e quindi poi cercando di capire dove andare, come salire su, il treno è arrivato in stazione a Bologna alle 13:50 e il treno per Innsbruck sarebbe partito poi, è partito effettivamente poi alle 13:52, in 2 minuti era utopistico riuscire a prendere il treno. Oh, mi è caduta una foglia addosso. Comunque, dopo essermi ripresa dal fiatone, dall'ansia di non riuscire ad arrivare qui, sono andata al servizio clienti, ho spiegato la situazione, fatto sta che mi hanno rifatto un biglietto per andare da Bologna a Padova e poi da Padova prendere il treno per Innsbruck. Quindi il mio viaggio si è allungato di qualche ora. Sono partita alle 11:30 di mattina, sono arrivata alle 9 di sera. Sono andata in albergo, mi sono fatta una doccia e mi sono buttata a dormire. Sono proprio buttata sul letto. E niente, quindi stamattina sono libera, mi sto facendo una passeggiata, mi sto godendo il tempo libero. Poi oggi pomeriggio c'è l'evento all'università, come vi dicevo. Vediamo se mi ricordo di fare il vlog, perché a volte io ci penso che devo fare il vlog, poi però mi scordo, mi dimentico, mi passa di mente, non so perché. Devo anche recuperare una calamita per il frigorifero di mia madre. Sono pronta! Poi qui ho la mia borsa di tela, non si vede ma dentro c'è la videogrammatica, anche se fortunatamente mi hanno scritto che sono arrivati i libri che Alma Edizioni ha spedito all'università. Buongiorno! Allora, sono un po' raffreddata. Che dire, è stato un evento molto bello, quello di ieri pomeriggio, e devo ringraziare veramente di cuore tutti gli studenti, le studentesse e i professori che hanno partecipato all'incontro di ieri e ovviamente il Dipartimento di Italianistica dell'Università di Innsbruck per avermi invitato. Sono molto contenta di aver partecipato e di aver conosciuto così tante persone. È sempre bello avere un riscontro nella vita reale, come mi piace dire. E presto ci sarà anche il video completo dell'incontro sul canale YouTube del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Innsbruck o dell'Associazione Culturale Una Finestra sull'Italia. Quando avrò il link lo condividerò con voi. Sento un po' la stanchezza di questi 3 giorni molto intensi, però la contentezza supera di gran lunga la stanchezza, quindi va bene così. Allora, quando uno è raffreddato, come sono io in questo momento, dovrebbe mangiare il rafano. Ti apre tutte le vie aeree. Mamma mia, questo rafano mi sta riportando indietro nel tempo a quando vivevo a Trieste. A Trieste si usa tanto il rafano. Allora, oggi il tempo sembra non passare mai. Sono appena le 2 del pomeriggio. Tra poco mi incammino verso l'albergo per andare a riprendere la mia valigia, poi andare alla stazione. Il mio treno parte alle 3:20. Stando qui mi è venuta voglia di studiare il tedesco, di ristudiare il tedesco dovrei dire in realtà, perché ho studiato tedesco a scuola, al liceo, l'ho scelto come terza lingua. Le mie lingue al liceo erano inglese, francese e tedesco, solo che l'insegnante non era proprio simpatica, non veniva mai a scuola, forse perché era vicina alla pensione, quindi non le interessava molto insegnarci il tedesco. Comunque fatto sta che sì, noi non abbiamo imparato niente di tedesco. Adesso diciamo che qualche parola mi sembra familiare sentendo le persone che parlano tedesco intorno a me. Purtroppo quando l'insegnante non ti trasmette l'interesse per la materia, trasferisci l'antipatia alla materia che insegna, purtroppo.
Questo mi fa capire quanto sia veramente importante che chi vuole diventare insegnante debba diventarlo proprio per passione. Non può essere un lavoro d'ufficio, perché l'insegnamento è un lavoro difficile, richiede tempo, energie, sforzi, impegno e è difficile, quindi non si può fare se non si è del tutto convinti, perché poi il risultato è quello di allontanare gli studenti perché non riesci a trasmettere la passione per quello che insegni, no? Comunque, ho passato un po' di tempo in libreria stamattina, ovviamente, e ho comprato questo libro, Carrellata sull'Italia, che è un libro bilingue, perché c'è il testo in italiano e poi in tedesco. E quindi ho pensato fosse un'idea carina per vedere un po' di leggere qualcosa in tedesco. Dovrei in realtà ricominciare proprio da zero, con la grammatica anche. Devo ricominciare dal livello A1. Però questo mi sembrava un libro interessante e sono tutti brevissimi racconti su cose varie che riguardano l'Italia, tipo il Duomo di Milano, l'Università di Bologna, la lingua italiana, il parmigiano reggiano, Paolo e Francesca. Abbiamo parlato di Paolo e Francesca nel vlog su Gradara. Comunque, non lo so, mi sembrava una cosa carina da comprare e quindi sul treno lo leggerò, anche se per me leggere sul treno è veramente difficile perché lo soffro tanto il treno. Mi viene la nausea, quindi non so quanto in realtà potrò leggere sul treno. Però vabbè, mi piace pensare di poterlo fare. Vorrei concludere questo vlog ringraziandovi per il vostro sostegno e con la speranza che incontri con voi, come questo all'Università di Innsbruck, si possano moltiplicare in futuro. Vi do appuntamento al prossimo video. A presto! Ciao!